Ciao a tutti e benvenutissimi al mio canale. Sono super emozionata di essere qui oggi con voi per parlare di un argomento che so che vi appassiona tantissimo, soprattutto se siete fan delle serie turche come me. Oggi ci immergeremo ancora più a fondo nel mondo di Kara Parask, la serie che in Italia conosciamo come Black Money Love, concentrandoci soprattutto sulla tormentata relazione tra Neslihan e Burak e ipotizzando cosa potrebbe succedere dopo, una volta che si sono lasciati alle spalle i drammi e l'ombra oscura della polizia. Prepariamoci ad analizzare amore, tradimenti, segreti, la psicologia dei personaggi, l'impatto del contesto sociale e, ovviamente, a sognare un futuro radioso, o almeno meno complicato, per i nostri amati personaggi. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Trovate il pulsante qui sotto, attivate la campanella per non perdervi nemmeno un video e lasciatemi un like se questo argomento vi interessa. Più siamo, più possiamo condividere la nostra passione per le serie turche e confrontarci sulle nostre teorie. E perché no, magari organizzare dei live per discuterne insieme. Allora, partiamo. Neslihan e Burak. Una coppia che, diciamocelo, ha avuto una strada davvero, ma davvero accidentata. Lei, sorella di Elif, immersa in una vita apparentemente perfetta, ma in realtà soffocata dalle convenzioni sociali e da un matrimonio di facciata. Lui, poliziotto coraggioso, ma anche segnato dal dolore e dal senso di colpa. Il loro incontro è stato una scintilla, un'attrazione immediata, ma anche un'infrazione alle regole, un salto nel vuoto, un grido di ribellione contro un destino che sembrava già scritto. Tutto, nella loro relazione, è stato complicato dalla presenza di personaggi oscuri, da intrighi di potere, da segreti inconfessabili legati al mondo della polizia e al passato di Burak. Ricordiamoci che Burak è un uomo tormentato, che porta il peso di scelte difficili e di un senso di responsabilità enorme nei confronti della giustizia. Questo suo lato lo rende affascinante, certo, ma anche profondamente problematico in una relazione che, per fiorire, ha bisogno di trasparenza e fiducia. Neslihan, d'altra parte, è una donna che cerca la sua indipendenza, che vuole liberarsi dalle catene del suo matrimonio e trovare un amore autentico, un amore che la faccia sentire viva, che la faccia sentire finalmente se stessa. Il loro amore è nato in un contesto di pericolo, di menzogne, di inseguimenti e sparatorie. Un amore che si è nutrito di adrenalina, di sguardi rubati in mezzo al caos, di promesse sussurrate sotto la minaccia costante. Ma un amore che inevitabilmente ha subito le conseguenze di quella situazione. E poi, diciamocelo, i drammi familiari hanno fatto la loro parte. Le dinamiche tra Elif, Omer e i loro rispettivi familiari hanno spesso avuto ripercussioni sulla vita di Neslihan e Burak, creando ulteriori tensioni e incomprensioni, alimentando dubbi e paure. Per capire meglio la loro dinamica, dobbiamo anche considerare il contesto culturale in cui la storia è ambientata. La Turchia è un paese con una forte tradizione, dove le convenzioni sociali hanno ancora un peso significativo. Neslihan, proveniente da una famiglia benestante, si è sempre sentita obbligata a rispettare le aspettative della sua famiglia, a conformarsi a un modello di donna che non rispecchiava la sua vera essenza. Il matrimonio di facciata era la prova più evidente di questa prigione dorata. Burak, d'altra parte, è un uomo che ha sempre vissuto nel rispetto delle regole e della legge. La sua integrità è uno dei suoi tratti distintivi, ma questa stessa integrità lo ha spesso portato a fare scelte difficili, a sacrificare la sua felicità personale per il bene della collettività. Ma cosa succederebbe se, finalmente, Neslihan e Burak riuscissero a lasciarsi alle spalle tutto questo? Se potessero costruire un futuro lontano dalle ombre del passato, senza l'influenza costante della polizia e dei suoi segreti? Immaginiamoci uno scenario in cui Neslihan, forte della sua ritrovata libertà, decide di seguire le sue passioni, magari aprendo una galleria d'arte, dedicandosi a ciò che la fa sentire realizzata. La vediamo emancipata, indipendente, padrona della sua vita, capace di esprimere la sua creatività e di condividere la sua visione del mondo con gli altri. E Burak? Ecco, qui la questione si fa un po' più complessa. Burak è un uomo che si definisce attraverso il suo lavoro, attraverso il suo senso di giustizia. Lasciare la polizia significherebbe rinunciare a una parte importante di sé, della sua identità, a tutto ciò che ha sempre conosciuto e in cui ha sempre creduto. Ma forse, proprio questo potrebbe essere l'inizio di una nuova fase della sua vita,
un'opportunità per riscoprire se stesso e per dare un nuovo significato alla sua esistenza. Potrebbe dedicarsi a un lavoro meno stressante, magari nel settore della sicurezza privata, mettendo a FR utto la sua esperienza e le sue competenze, ma senza dover più affrontare i pericoli e le responsabilità che comporta il lavoro di poliziotto. O addirittura reinventarsi completamente, seguendo un corso di cucina, perché no, e aprendo un piccolo ristorante sul mare. Un luogo dove poter esprimere la sua creatività e condividere la sua passione per il cibo con gli altri. Immaginate Neslihan e Burak, lontani da Istanbul, in una piccola cittadina costiera, circondati dalla bellezza della natura. Lei, con la sua galleria d'arte piena di colori e di vita, un luogo dove gli artisti locali possono esporre le loro opere e dove le persone possono trovare ispirazione e bellezza. Lui, ai fornelli, a preparare piatti deliziosi con i prodotti freschi del mercato locale, piatti che raccontano storie e che fanno rivivere i sapori della tradizione. La sera, passeggiate sulla spiaggia al tramonto, risate, chiacchiere, la costruzione di un futuro insieme, fatto di piccole cose, di gesti semplici, di amore autentico. Un amore che si nutre della quotidianità e della condivisione. Ovviamente, non sarebbe tutto rose e fiori. I fantasmi del passato potrebbero tornare a tormentarli, le ferite potrebbero riaprirsi. Ma questa volta, avrebbero gli strumenti per affrontarli insieme, per sostenersi a vicenda, per superare le difficoltà. La loro relazione si baserebbe sulla fiducia reciproca, sulla comunicazione aperta, sulla capacità di perdonare, sulla volontà di mettersi nei panni dell'altro e di comprendere le sue ragioni. Magari, Neslihan aiuterebbe Burak a elaborare i suoi traumi, a liberarsi dal senso di colpa che lo opprime, a perdonare se stesso per gli errori del passato. Burak, a sua volta, offrirebbe a Neslihan la sicurezza e la stabilità di cui ha bisogno, proteggendola da ogni male, aiutandola a superare le sue insicurezze e a credere in se stessa. Insieme, potrebbero costruire una famiglia, magari adottando un bambino, donandogli l'amore e l'affetto che entrambi hanno sempre desiderato, offrendogli un futuro migliore. Certo, questa è solo una delle tante possibili interpretazioni. Magari Neslihan e Burak, nonostante l'amore che li lega, si renderebbero conto di essere troppo diversi, di avere obiettivi di vita incompatibili. Magari prenderebbero strade diverse, rimanendo amici, ma consapevoli di non poter costruire un futuro insieme, di non essere destinati a condividere lo stesso cammino. Oppure, potrebbe succedere che Burak, incapace di abbandonare il suo senso di giustizia, torni alla polizia, mettendo a rischio la sua relazione con Neslihan. Neslihan, stanca di vivere nell'ombra del suo lavoro, potrebbe decidere di lasciarlo, di cercare la felicità altrove, di inseguire i suoi sogni senza dover più fare i conti con i pericoli e le incertezze che comporta la vita di un poliziotto. Le possibilità sono infinite. Ma una cosa è certa: il loro amore, per quanto tormentato, è stato intenso, profondo, capace di trasformare le loro vite. E anche se non dovessero rimanere insieme, porteranno sempre nel cuore il ricordo di quei momenti, il ricordo di una passione travolgente, il ricordo di un amore nato tra le ombre, ma capace di illuminare le loro anime. Un amore che li ha cambiati per sempre, che li ha resi più forti e consapevoli di se stessi. Ma proviamo a immaginare altri scenari. Forse Burak, dopo aver lasciato la polizia, decide di dedicarsi al volontariato, mettendo le sue competenze al servizio della comunità, aiutando le persone in difficoltà e combattendo l'ingiustizia in modo diverso, senza dover ricorrere alla violenza. Potrebbe lavorare in un'associazione che si occupa di proteggere i diritti dei più deboli, o in un centro di accoglienza per rifugiati, o in un programma di reinserimento per ex detenuti. In questo modo, continuerebbe a sentirsi utile e a dare un senso alla sua vita, senza dover rinunciare ai suoi valori. E Neslihan, forse, dopo aver aperto la sua galleria d'arte, decide di impegnarsi attivamente nella promozione della cultura e dell'arte, organizzando mostre, eventi e laboratori creativi per i bambini e i giovani. Potrebbe creare una fondazione per sostenere gli artisti emergenti e per dare loro l'opportunità di esprimere il loro talento. In questo modo, contribuirebbe a rendere il mondo un posto più bello e ispirante. In questo scenario, Neslihan e Burak continuerebbero a essere legati da un forte sentimento di affetto e di stima reciproca, anche se non sarebbero più una coppia. Si sosterrebbero a vicenda nei loro progetti e continuerebbero a condividere momenti importanti della loro vita. Oppure, immaginiamo uno scenario ancora più drammatico.
Forse, il passato di Burak torna a perseguitarlo, e lui si ritrova coinvolto in una nuova indagine pericolosa. Neslihan, preoccupata per la sua incolumità, cerca di convincerlo a lasciar perdere, ma lui si sente in dovere di fare la cosa giusta, anche a costo di mettere a rischio la sua vita. In questo caso, la loro relazione potrebbe essere messa a dura prova, e i due si troverebbero di fronte a una scelta difficile: rimanere insieme, accettando i rischi che comporta la vita di Burak, oppure separarsi, per proteggere se stessi e il loro futuro. In ogni caso, qualunque sia il loro destino, Neslihan e Burak rimarranno sempre due personaggi indimenticabili. Due anime tormentate che hanno cercato di trovare la felicità in un mondo pieno di ombre e di ingiustizie. E voi cosa ne pensate? Quale futuro immaginate per Neslihan e Burak? Credete che possano trovare la felicità insieme, lontano dai drammi e dalla polizia? Oppure pensate che siano destinati a separarsi? Lasciatemi un commento qui sotto, sono curiosissima di sapere le vostre teorie. Mi raccomando, non siate timidi. Dite la vostra. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo esplorato il complesso rapporto tra Neslihan e Burak, ipotizzando cosa potrebbe succedere dopo i drammi di Kara Parask. Abbiamo parlato di amore, tradimento, segreti, ma anche di speranza e di possibilità di rinascita. Abbiamo analizzato i personaggi, il contesto culturale e le diverse interpretazioni possibili. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto sognare un po'. Se è così, non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con i vostri amici appassionati di serie turche e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. E soprattutto, lasciatemi un commento qui sotto. Voglio sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre teorie, quali sono i vostri personaggi preferiti. Non vedo l'ora di leggervi e di confrontarmi con voi. Fatemi sapere anche quali altre serie turche vi appassionano. Grazie ancora per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo. Un abbraccio grande. E ricordatevi, l'amore a volte è un Kara Parask, ma vale sempre la pena di lottare per esso.